Buongiorno tribù. Buongiorno tribù. Ieri è stato un giorno che non abbiamo fatto niente, dall'ultimo video è passato un giorno, avevamo bisogno di riposare un po'. E stati un po' nel fiume Conca che vabbè Il ormai fiume Conca non esiste più. scende poca acqua. E però ieri vabbè. pomeriggio ci siamo spostati nel Montefiore. Guardate che spot! Sotto Montefiore abbiamo trovato questo spot, sto parcheggione gigante. Guardate, tranquilli tranquilli. E oggi ci andiamo a vedere il borghetto borghetto. di Montefiore e il santuario che è qua E dietro. questo paesino poi ha una chicchetta che abbiamo scoperto. E che chicchetta! Andiamo a vederci sto santuario della Madonna di Bonora. Vediamo un po' com'è. Bello il santuario, tutto colorato. Tutto colorato, è proprio in questa zona qua. È molto le chiese, i santuari. Sono vivaci, sono colorate. Mi piace, preferisco così vivaci che sì, ma ci danno anche quelle allegria. tutte bianche, Sì, bellissime, marmo, per l'amore calcare di Dio. bianco. Ci sta. Però qua nella zona sono sempre belle vivaci, belle colorate. Adesso ci andiamo a vedere sto borghetto di Montefiore che è un borghetto, un borghetto. È Piccolino, piccolino. piccolino, eh. Siamo qui nel cuore di Montefiore, sotto la roccaforte di Malatesta, perché qua siamo nella regione di Malatesta. Qua Montefiore, come potete vedere dalla vista, si insediarono già i Romani, era un punto molto strategico, perché da qua si passavano le molte vie che collegavano l'antica Roma. E poi adesso entriamo nella roccaforte e vi racconto un paio di leggende. Ovviamente io cerco sempre le leggende e mi piace raccontarvele. Dovete sapere che Montefiore è anche chiamato il paese degli amanti e adesso vi svelerò il perché. Stiamo entrando nel portale, questo è il portale che accede alla roccaforte. Qua immaginate che c'era una sala cinesca e il buco che avete appena visto era per vedere i visitanti, quindi si controllava, si guardava chi era e nel caso si apriva, e se no una secchiata d'acqua. No, la secchiata d'acqua me la sono inventata io. Comunque era per un controllo degli accessi alla roccaforte. Eccoci qui fuori dalle queste imponenti mura di questa rocca malatestiana e rinominata anche la rocca degli amanti. Vi spiego un po' la storia. C'era questa figlia Costanza, figlia di Malatesta, che era una fanciulla Pantella. un po' bizzarra, un po' disubbidiente e per questo il padre, per ovviare a questo problema, aveva appunto garantito una dote di 50.000 ducati per renderla un po' più appetibile sul mercato dei matrimoni. Alla fine poi per consolidare le alleanze con la famiglia d'Este fu mandata in matrimonio con lo giovane zio Ugo d'Este, che però il suo dopo 7 anni è schiattato e quindi è rimasta vedova. E qui inizia quella storia con gli amanti. C'era questo Ormanno, un duca tedesco, che era a servizio dei Malatesta e gli sguardi cominciavano a incrociarsi con la Costanza finché poi nacque un amore segreto. E cosa è successo? È successo un po' come quello che succede sempre. Non finirà bene. Morto il padre, ovviamente c'è lo zio di mezzo, lo zio Malatesta della Costanza e per accaparrarsi tutta l'eredità
doveva trovarsi una scusa e ha trovato la scusa. Ha scoperto questa storia d'amore segreta e ha ucciso i due amanti. E si dice ancora che nelle notti di ottobre le voci dei due si possono sentire attorno a queste mura della Rocca dei Diamanti. E dall'alto di questo paesino super piccolo, Però che vista, che vista su Sì, tutte sì. le colline. Strategica era strategica, Sì, questa sì. roccaforte, mamma E mia, vedi. in fondo si vede il mare, quindi ci sta un Bim, bim, boom, boom, bam. bam! Abbiamo cercato su internet gli abitanti di questo paesino. È piccolo, è veramente piccolo. Sì, però Siamo più rimasti- abitanti che metri quadrati. 2303 abitanti. Ma dove ci stanno? È Ha piccolissimo. più abitanti di San Bartolomeo. E San Il Bartolomeo doppio, più del doppio. è molto più grande, eh? Sì, sì, io non so dove ci stanno 2300 anime qua, però E siamo a 386 metri sopra il livello del mare. E guardate l'ulivo. Guardate qua. E ci sono già. ne è un bel po', eh. Sì, è bella pienotta. Però la grandinata dell'altro giorno Sì, sì. E questo è il problema. ne ha buttate anche giù un po'. Che quando arriva una grandinata così, il raccolto Vabbè, no, un non po'. va bene. No, non va bene. Vabbè, cioè. ne ha perse un po', però neanche Sì. tante, eh. Poteva rimanere Mm. spoglia di Sì, olive. sì, sì. È andata ancora bene quest'albero. Però che sì che ne ha, sono ancora piccole piccole. Il problema delle grandinate è che poi vengono. La grandine appunto poi dopo arriva sulle olive e poi marciscono. Bisognerebbe fargli un trattamento con verde rame. Sì. Il problema dell'agricoltura, che arriva la pioggia quando non deve arrivare. Pierre. Devi dire qualcosa? No, però già era bello coloratino, sarà ancora un po'. Non sarà maturo, però gli manca poco. Il melograno, sai che sono ghiotto. L'ho visto già bello rosino, eh? Magari dentro i chicchi sono un po' ancora rosini bianchi, ma insomma. E mezz'ora dopo ha iniziato a piovere. Oggi non davano pioggia, siamo scesi a Morciano a comprare una lampadina che si è fusa. Si è fusa è molto spagnolo, no? Però mi avete capito. Fulminata. Si è fulminata e è iniziato a piovere. Mannaggia la pupazza, con la giornata che ci siamo alzati non c'era manco una nuvola. Manco uno. Speriamo che è un temporalino estivo e poi esce ancora il Non lo sole. so, è proprio chiuso, eh. Sì. Bisogna essere molto, molto ottimisti per dire che è solo un temporalino. Niente, torniamo nel pratone dove abbiamo dormito, aspetteremo. Non abbiamo altra soluzione. Nel frattempo è uscito il sole, viene a piovere, non si capisce niente. Ma Piera ha trovato un uccellino. Una rondinella, non riesce a volare. No, in realtà l'ha trovata poi, perché era per terra. E sembra Sì, c'ho qua una ferita. che ha una ferita. Quindi Non il so, non suo Pierre gli curerà la ferita. Abbiamo tirato fuori il nostro kit. Vediamo se riusciamo a salvarla. Siamo con un po' di perico e glielo mettiamo sull'ala perché non sembra rotta. Ah, lì c'è la ferita, poverino. Ma guardate come si lascia fare. Patata, ti dovremmo anche mettere un nome, no? Vieni qua. Vieni qua come ce l'hai? Questa la muovi bene. Aspetta, dove vai? Aspetta un attimo, non te la posso steccare. Non so farlo.
Però ti posso mettere in un angolo, se ti si cura, ti si disinfiamma un po' e poi riesci a volare con te da sola, no? Ok? E gli mettiamo un po' di blastostimulina. Staremo facendo la cosa giusta, non lo sappiamo, non siamo veterinari, ma noi ci proviamo. Poverina. E si cicatrizza. E dopo la mettiamo su un albero al sicuro, perché abbiamo 2 cani che sono molto incuriositi, quindi la dobbiamo mettere al sicuro. Volata via, l'ho messo un po' in alto, volata via. Fa un po' fatica, però chi vivrà vedrà. Suerte alla cichitina. Pomeriggio, ce la puoi no. fare. Vai a te. Che ce la puoi fare. Dai. Sì, vabbè. Vabbè, comunque, ricotta, no? Frittatina con zucchine e formaggio. Oggi abbiamo passato il pomeriggio tranquillo perché si avvicinava, Scrosci. usciva il sole, si avvicinava. No, abbiamo fatto la marmellata. Eh sì, abbiamo fatto la marmellata Di more, l'ho di raccolta qua. more, sì. È venuta buona perché Pier voleva la marmellata di more e abbiamo fatto la marmellata di more. Molto buona. Sì, buona, sta buona. Abbiamo messo un reel su Facebook e su Instagram, seguiteci anche lì, che lì vedete un po' di più il nostro quotidiano. Sì, le cosettine che facciamo sono piccoli extra, diciamo. Ecco, sì, degli extra in più. Ci chiamiamo sempre uguali, Tribù on the road. Non abbiamo cambiato il nome. Abbiamo lavoricchiato, abbiamo giocato con Shurboy e la Suracina, che anche loro ogni tanto vogliono i suoi momenti. Abbiamo cercato di riprendere quando giochiamo, ma tiravamo fuori la telecamera e poi la Cina si fermava. Si fermano. E direi filmetto e a letto. Ci vediamo domani. Buonanotte, ciao. Buongiorno, tribù. Notte super tranquilla nel posto dove abbiamo dormito. Nel frattempo siamo andati con Gianna e Giuseppe. Li abbiamo conosciuti, non so se vi ricordate. Eravamo lì nelle Marche. Che da follower sono diventati amici. Esatto, siamo passati a trovarli. Abbiamo fatto una buona colazione insieme, vi mettiamo una foto. E adesso ci andiamo a vedere San Marino. Che sono in overdose di zuccheri e caffè, perché stamattina poi appena sveglio mi sono fatto una caffettiera, mi sono mangiato un paio di biscotti con la marmellata di ieri, che non ci stava tutta nel vasetto, quindi bisogna farla fuori. Adesso qua una crostata di frutti di bosco e un altro caffè, sono... Andiamo a vederci San Marino perché siamo curiosi, io non l'ho mai visto. Sì. Tu non l'hai mai visto? Io sono curioso di vedere com'è. Un momento dall'Italia così. Entriamo, andiamo a portare un po' di soldini. Quali soldi, Pier? A San Marino. Io non sapevo fossi milionario. No. No. Almeno se fossi milionario comprami il furgone con la doccia, sì, no? Scusami, che poi c'è chi si offende, No, sì, poverina. Andiamo a vederci sto paesino. Mamma mia, che pericolo! E vuol dire che oggi ci perdiamo di sicuro perché c'ho in mano la cartina. Dopo 2 ascensori, la fila, siamo riusciti ad arrivare nella parte alta di San Marino. San Marino è il quinto stato più piccolo al mondo, c'ha circa 33.000 abitanti e fuori dalla comunità europea, ma il passaporto è simile a quello italiano, la unica cosa che cambia è di colore come le strisce pedonali, anche le strisce sono azzurre. E non è facile prendere la residenza a San Marino. O c'hai tanti dindini? Ma tanti dindini perché devi avere un reddito annuale di 120.000 euro all'anno. O sei nato qua o devi chiaramente con la residenza e tutto, con la casa di proprietà e casa di proprietà. E casa di proprietà 18 anni. 18 anni e ti danno la cittadinanza. Mica un gioco da ragazzi, No. Io
120.000 euro l'anno la chiedo, me la danno subito. Sì, sì, 4 volte. Nessuno ti crede. Nessuno ti crede. Ma tu che ne sai? Tu mi conosci bene. Ospite. Comprami sei almeno sicura il che- furgone con la doccia, no? La base, no? Sai che di chi? Ah, devono nasconderlo. Sì. Sì, ma magari. Guardate, assomiglia a Campanellino di Peter Pan. Sapete dov'è il Peter Pan? Qua dietro. Lui è il Peter Pan che vive nel suo mondo. Oh, lascia stare la mia campanellino, eh? Eh? Oggi ci chiamo Sure Peter Pan, ma c'è un motivo perché lo chiamo Sure Peter Pan, poi ve lo spieghiamo. Ah, Campanellino, te ti chiamo campanellino allora. Bella San Marino, siamo qui nell'alto, c'è una vista spettacolare, dopo ve la facciamo vedere. C'è tanta gente, quindi abbiamo trovato questo angoletto tranquillo. Qui siamo davanti alla cava dei balastieri. Balastieri perché a San Marino lo sport più famoso è il tiro con la balestra. Era una vecchia cava da cui estraevano le pietre, i blocchi di pietra per poi costruire tutti i palazzi che ci sono qua vicino, e poi ne è stata dismessa nel 1944 con la guerra. E San Marino, quando è nata? È nata nel 301 d.C. e fu fondata da un certo marino, uno scavapietra. Chiamiamolo un Flintstone della situazione. Oggi con i cartoni animati andiamo alla grande. Veniva dalla Dalmazia e scappava dalla Dalmazia per persecuzione dei cristiani. Mamma mia, c'ho la lingua tutta impastata di tanto zucchero stamattina. E trovò rifugio qua nel Monte Titano, e da qui prese il nome e fondò una comunità di cristiani, e qui prese il nome appunto oggi San Marino, dal Sur Marino, dal Cavapietra. Ciao. Qua c'è un pim pum pam, sono arrivate le nuvole, sono strano. giornate così, giornate temporalesche le chiamiamo. Però qua ci sta un pim pum pam, e che pim pum pam. Siete pronti? Pim pum pam! Per venire a San Marino ci sono due possibilità, o come abbiamo fatto noi, che abbiamo parcheggiato, ci sono un sacco di parcheggi, anche solo riservati ai camper. Questa cosa ci è piaciuto molto, perché tu devi suonare, se sei un camper ti aprono, e se no no. O se no puoi venire in funivia e sono 5 euro andata e ritorno. Ci sta come prezzo. Sì, è come quella di Taormina, uguale. Sì, il triplo costava. Sembra di essere ritornati in Bosnia nelle moschee. Eri troppo scoperta. Troppo scoperta, mi hanno dato una tovaglia. Sono le tovaglie quelle che usano nei bar. Sì, quella in carta. Chiesa molto carina, semplice e non colorata, però molto ma molto bella. Al momento che non c'è nessuno, siamo qua sul passo delle streghe, che collega la prima torre e la seconda torre, tutto scavato in questo lembo, in questa cresta di roccia, tutto stato scavato a mano, probabilmente dallo scappellaio, dal Martino, e si chiama passo delle streghe perché qua dice che nel Medioevo le streghe si riunivano
a fare i loro incantesimi. E si dice anche che una strega, scappando dalla persecuzione, pur di non farsi prendere, si è buttata giù da questo sentiero, e il volo Non è adatto per chi soffre di vertigini. non la racconti, eh? No. Facciamo ancora un po' di chilometri perché si è annuvolato, stendiamo un velo pietoso sul parcheggio dove l'abbiamo parcheggiata. Allora, noi non siamo considerati camper perché il nostro è un furgonato di 5 metri, noi parcheggiamo nei parcheggi normali delle macchine, quindi mi volevano far pagare 10 euro, ci ho discusso e alla fine ho dovuto pagare perché sennò non mi facevano uscire. Non c'è stato verso, queste cose per me sono scandalose. 10 euro, 3 15 ore. euro 24 ore, boh, però se io ci rimango 3 mi fai pagare 10 euro. No, non ha senso, non ha senso. Non ha senso, stendiamo un velo pietoso perché è una cosa vergognosa. Lo vedi, c'è le telecamere, gli ho detto, guardate dalle telecamere, è un furgone bianco, non è un camper, però non c'è stato verso. Facciamo un po' di chilometri e vediamo dove arriveremo, perché guardate il cielo. Stamattina era tutto azzurro, Il pomeriggio diventa nero. Magari fa 4 gocce, magari non fa niente, magari riesce il sole. Vediamo un po'. Il San Marino lo lasciamo, è stata una toccata e fuga. Siamo tornati in Italia e i cani hanno fatto un altro paese. Quest'estate sì che ne hanno fatti di paesi, Hanno fatto Spagna, Francia, Italia, Croazia, anche se breve, Bosnia e San Marino. Siamo 6 paesi in un anno, per i nostri cuccioloni. E gliene mancano ancora tanti, che il mondo è grande e tondo. Rotondo, sì. Sì, è rotondo, dicono che è rotondo. Dicono che è rotondo. Ovviamente facciamo un sentiero non mi viene, ciclinabile. Cicchinabile. Non esiste il Sì. fiume. Ah, sì che c'è là, sì. E qua cicchinaremo. Sì, che ciclineremo. No? Vai. Tira. Vale. Ci siamo fermati in questo fiumiciattolo, però per i cani va più che bene, così si sfogano un po' anche loro. E guardate là in fondo è San Marino. Siamo andati via giusto in tempo perché sta cadendo un'acqua, sta venendo giù un'acqua. Mamma mia. Ci facciamo qua il pomeriggio, i cani si sfogano un po' perché è anche giusto che ci sia il loro momento e poi faremo un po' di chilometri. Mannaggia la pupazza. I piani erano altri, dovevamo ritornare in montagna, però chiaramente danno temporali fortissimi e Tutti i giorni, i pomeriggi danno temporali, quindi come fai ad andare a far passeggiate se poi ti prende il poi temporale? lunghe. Ma se ti prende il temporale su, no, è un casino. Quindi abbiamo deciso di fare 20 km. Abbiamo trovato questo posto, però ci sono tanti ma e tanti se. Però andiamo a vedercelo. Se andare a picnic, ma ci sarà il barbecue? Perché adesso se andiamo per un pezzettino di carne. E un giorno facciamo una riunione con tutti voi e andiamo a farci un barbecue tutti insieme. E Shurpier cucinerà tutto il giorno al barbecue per voi, perché così è felice. Ci spacchiamo di carne! Tutto il giorno la parola in bocca, barbecue, da sempre, da tutta la vita. Calcolate che quando inizia la bella stagione, Spagna inizia prima, però una media, da Spagna maggio... si griglia tutto l'anno. Sì, si griglia tutto l'anno. Facciamo una media, da maggio a ottobre lui è tutti i giorni è barbecue, zona picnic, barbecue. Questo è il lago di Andreuccio, che deve essere un punto di partenza. Posto vicino alla strada, non si capisce se si può dormire o no.
Però il problema è un altro, che non ci abbiamo copertura. Quindi il lago di Andreuccio dobbiamo saltarcelo. Andiamo a cercare un altro Andiamo- spot. Che quando iniziamo così, e quando iniziamo così sapete tutti quello che succede. Alla fine siamo finiti a San Leo. Niente da barbecue. Non c'è la rete. E noi senza rete sapete che non possiamo stare. E finché Starlink non ci sponsorizza, la buttiamo lì, eh. Noi se ci sponsorizza Starlink non diciamo di no. Comunque, carino, ci siamo finiti per caso, Deve ma essere bellino. Da fuori è uno spettacolo. Adesso con tutte le luci lì arroccato, mamma mia. Deve essere c'è proprio anche bello. una passeggiata. Ci sono un paio di falesi, magari andiamo a arrampicare, no? A sgranchire un po' Oh, i muscoletti. i muscoletti, ok. Della parte sopra, perché le gambe sì che sono Sì, le gambe sono allenate. però la parte sopra un po' meno quest'estate. Sì. E San Marino bella. bella. C'è sta vista, bella vista, il borgo è tenuto bene, caotica, ma noi quello è tanto caotico. Ma è caotica perché ci puoi arrivare in macchina, ci puoi arrivare in funivia ed è C'è veramente tanta gente. c'è tantissima gente. Cioè, magari non te la godi, a noi piace più il borghetto, Però è bellissima. quello bello. E anche per fare immagini diventa più complicato perché non è la stessa cosa se io vi filmo una stradina con 3 persone con 50. Sì. Però bella, a me è piaciuta. Stasera per cena Hamburgerelli. degli hamburger che Mm, abbiamo provati però non sono buoni. fail. Sì. Un'insalata e direi filmetto e a letto. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi, buona gente, che è gratis, non costa niente. Mettete un bel mi piace, condividetelo e ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao!